Io dico sempre che è molto importante ricordarsi delle regole base di questo lavoro. Faccio sempre l'esempio che tutti i grandi chef comunque mettono il sale nell'acqua della pasta. Ciao a tutti, io sono Sergio Cattaneo, light designer, sono founder e head of design di Q Studio di base a Milano. Un po' come tutti i bambini ho cambiato idea 200.000 volte. Il primo ricordo che ho, io volevo fare la persona che raccoglieva l'immondizia, quello che stava dietro sul camion, perché stare su quel camion dietro per me era bellissimo, l'aria, il freddo. Poi c'è stato un periodo che ero molto lanciato nell'entrare nell'attività di famiglia, quindi l'ingrosso di frutta e verdura. Lì ho imparato 2 punti cardini. Uno è il commercio, è il fatto di contrattare, è il fatto di buttarla sempre un po' a mercato del pesce, no? Cercare sempre una trattativa in bene, cioè in pro o in contro. L'altra cosa che ho imparato lì è la dedizione al lavoro, il fatto di svegliarsi alle 3 del mattino, andare all'ortomercato magari a dicembre al freddo e non avere un'idea dell'orario di fine. Si finisce quando abbiamo finito di lavorare, non alle 3 del pomeriggio, alle 4 ho fatto 5 ore, ho fatto 8 ore. Come sono arrivato qua? Ho trovato un gruppo di amici, hanno ristrutturato un piccolo teatrino, ci sono rimasto dentro testa, piedi e tutto quanto e non sono più stato capace di uscirne. Il mio primo contatto, con questo mondo è stato il contatto con Rob. Parliamo dei primi anni 2000, parliamo dello scanner 575 XT, la prima serie AT, che era la serie un pochino più silenziosa, poi AT con i display LCD, quindi proprio agli inizissimi di RM. Il mio primo contatto logicamente è stato con Marco Bartolini, con cui abbiamo fatto una serie di attività. Io all'epoca ero un tecnico. Se devo trovare un momento, un anno zero, il mio primo incontro vero e grosso con RM è stato i primi anni dei BMFL. Poi da lì abbiamo continuato a sentirci, a collaborare, anche solo per delle chiamate un pochino più da consiglio, cosa ne dici di quello, hai visto quel faro, hai visto quello che ha fatto il competitor, e da lì è continuato questo rapporto di amicizia, di fiducia, di stima con RM appunto. Oggi continuo questa strada. RM oggi si è molto più strutturata, ha molte più figure di riferimento, gli agenti in zona che non mancano mai di passare, far vedere la novità, il dettaglio, e devo dire che si può sempre contare su RM ed è un po' secondo me il valore aggiunto che noi LD cerchiamo, cioè il fatto di sapere di avere sempre un luogo in cui per qualunque cosa si può chiamare e si può trovare anche semplicemente un consiglio, anche semplicemente non riesco a capire come funziona quel pezzettino di macchina, mi puoi dare una mano. Siamo oggi in 9 all'interno di Q. Abbiamo un focus molto verticale sulla parte di light design, anche se abbiamo una business unit separata che fa regia, camere, show calling e fa tutta quella parte un pochino più broadcasting. Non vogliamo fare set design puro, per quello ci sono i set designer, che è un'altra professione, ma ci rendiamo conto che sempre più spesso serve riuscire a dare alla luce un discorso un pochino più architettonico, un pochino più di forma, un pochino più di design, quindi riuscire a far passare che il faro non è solo un elemento di significato ma anche di significante. All'interno dello studio che abbiamo, è un grande open space, Danilo, che è il mio socio, ha il suo ufficio, mentre invece io sono esattamente nei tavoli con gli altri, proprio perché mi piace essere parte del gruppo e far parte del gruppo. Siamo alla ricerca sempre di nuove figure da inserire, ma sempre giovani, perché il nostro è un mondo che va molto veloce e soprattutto è un mondo che deve parlare a generazioni sempre diverse. Io mi rendo conto che per me è difficile parlare a una generazione molto più giovane della mia, mentre invece mi rendo conto che le generazioni più giovani della mia sono molto più idonee, sono molto più capaci di parlare ai loro coetanei. Tant'è che, cara RM, 2 anni fa Alessandro ha vinto il contest e esattamente un minuto dopo abbiamo fatto una proposta ad Alessandro per fare molte attività con noi, proprio perché pensiamo che l'importante per riuscire a essere sempre al passo coi tempi, essere sempre moderni nella visione e soprattutto nella comunicazione, perché comunque noi nel momento in cui facciamo uno show stiamo comunicando qualcosa, non stiamo solo facendo un'attività bella, è importante farla con dei profili idonei al pubblico a cui stiamo parlando. Secondo luogo perché
è un esercizio molto difficile che sto cercando di fare su me stesso, non deve piacere per forza a me, ma deve piacere al pubblico, deve piacere al gruppo. Quindi magari un progetto che non è proprio il mio preferito, non è proprio come io avrei fatto, ma in realtà è molto più congeniale su quel tipo di attività, su quel tipo di progetto, su quel tipo di format o di concept. Questo è molto stimolante, sia dal punto di vista creativo, sia soprattutto dal punto di vista tecnico, nel senso che un ragazzo giovane ha molta più voglia, molta più curiosità nell'andare a ricercare la novità, nell'andare a capire cosa fa davvero in più quella console o quel faro rispetto allo standard. Logicamente, se io sono abituato a lavorare in quel modo e ho bisogno che quel faro faccia quella cosa, nel momento in cui esce quello nuovo non è detto che vado a scavare davvero cosa fa o qual è il valore aggiunto, ma magari mi basta solo il fa più luce, meno verde o delle cose marginali, mentre invece i giovani hanno proprio questa grinta nell'andare a cercare e quindi sono uno stimolo continuo. Io dico sempre che è molto importante ricordarsi delle regole base, mentre invece oggi questa assoluta libertà creativa ed espressiva ci porta, secondo me, spesso a perdere un pochino le regole proprio base, proprio quelle cose che dobbiamo sapere un po' per forza per poter affrontare diciamo, il nostro mondo e affrontare il concetto del light design. Il primo suggerimento che do è quello di logicamente iniziare facendo il tecnico. Io dico sempre ai ragazzi, dovete scottarvi le dita, dovete aver ben chiaro cosa stiamo facendo. Se sto andando a far mettere un faro a 30 metri, so cosa sto chiedendo, so il perché lo sto chiedendo e non c'è modo migliore che andare a montarsi un faro a 30 metri. Quindi uno va a 30 metri, monta il faro sul disegno di un altro LED, rosica, lo vede durante lo show e capisce se davvero ha avuto senso quell'attività o non ha avuto senso quell'attività. Questo secondo me è il miglior modo per iniziare e capire davvero di cosa stiamo parlando, davvero capire la luce, capire le differenze tra le lenti, le differenze tra le ottiche, tra le sorgenti, tutta questa parte un pochino più scolastica, che però fa parte, come dicevamo prima, delle regole base. Anche il più bravo scultore ha imparato a scolpire prima di avere gli scalpellini, anche il più bravo executive chef ha fatto il commis, ha fatto il lavapiatti, ha pelato le patate, le cipolle e ha imparato a fare la brunoise prima di capire la sua vera dote, la sua vera passione. Si passa poi a fare l'operatore. L'operatore è un po' un anello di congiunzione tra il tecnico e il light designer, no? L'operatore inizia a mettere le mani sul banco, quindi inizia forse a montare un po' meno, a sporcarsi un po' meno le mani, ma dall'altra parte inizia un pochino più a far crescere dentro di sé una parte creativa. Poi secondo me da qui c'è una netta scissione, no? Chi ha la creatività e chi non l'ha. Questo non vuol dire essere più o meno bravi, ok? Chi ha la creatività può fare l'LED, probabilmente diventerà un LED, vuol dire che riesce a vedere, chiudendo gli occhi, riesce a immaginarsi una scena in modo automatico, in modo naturale, che non vuol dire essere più bravi o meno bravi di un operatore. Io disegno, immagino tante cose, non sono più un operatore molto bravo, sono diventato lento, sono diventato ferruginoso, non rendo più come rendevo prima sul banco, semplicemente perché sono due professioni differenti. In Europa è tanti anni che è così, finalmente stiamo arrivando piano piano anche in Italia. L'LED fa l'LED e l'LED un po' passami il paragone alla Gianni Pinotto, al suo operatore di fiducia, cioè alla persona che lo legge nel pensiero e diciamo gli programma dei grandissimi pezzi di show. Se devo dare un consiglio chiaro è non mischiate i ruoli. Nel momento in cui una persona decide di non far più il tecnico ma di fare l'operatore, bene, da quel giorno fai l'operatore. Uguale nel momento in cui scegli di fare da operatore a LED. Perfetto, quando farai l'LED accenderai solo i tuoi progetti. Ormai si montano sempre molte più luci rispetto a quanto si faceva prima. Prima magari un palco era fatto da 100, 200 fari, oggi io mi trovo delle convention da 700, 800, 900 fari. Quindi è molto cresciuta questa parte. Cambia un po' il concetto di mentalità, non si lavora più sul faro singolo, ma lavori sull'effetto creato dal gruppo di fari, dalla batteria, dal disegno e dalla forma che gli dai. L'intelligenza artificiale è entrata nel nostro mondo? Assolutamente sì. Io penso che stia entrando in punta dei piedi. Da un lato lo usiamo spesso per tutte quelle sintassi di programmazioni, plugin. Io immagino che in futuro l'intelligenza artificiale diventi quasi un operatore. L'intelligenza artificiale non potrà mai sopperire la creatività è una parte che è troppo personale, mentre invece su una parte di programmazione di sintassi sarebbe bellissimo riuscire ad avere magari tutta una parte di console impostata dall'intelligenza artificiale. Mi sento un nativo motorizzato. Va di moda dire nativi digitali, no, io mi sento un nativo motorizzato. Quando io ho iniziato esistevano già i motorizzati ed erano già la luce chiave.
Io certo ho lavorato con dei sagomatori, ho lavorato con i Fresnel, con i PC, con i Domino, però sono nato in un momento in cui il concetto del motorizzato era già una cosa sdoganata. Ed era una cosa sdoganata non solo perché wow si muove, ma anche perché posso usarlo per ottimizzare le fasi dei puntamenti e tutta questa parte qui un pochino più laboriosa. Sicuramente mi vedo in un futuro più prossimo, più vicino, il fatto di tornare a fare delle fixture un po' più semplici, magari un pochino più abbordabili, che ci permette di poterne montare ancora tante. Nel futuro invece più in là, diciamo, mi immagino sicuramente una destrutturalizzazione degli stage. Mi immagino degli stage molto meno fisici, molto meno statici. Mi immagino degli stage volatili, degli stage che possono cambiare forma e possono cambiare dimensione all'interno dello stesso show. Mi immagino magari non delle luci che volano, ma magari mi immagino degli specchi che volano, magari mi immagino degli accessori che possano lavorare sulle luci, che non abbiano uno spazio ben definito, e mi immagino degli show sempre più custom made sull'ospite, sul pubblico. Mi immagino che il pubblico potrà cercare e avrà il modo di virare leggermente lo show, avrà modo di... Oggi si fa mandando una scritta sul LED con uno swipe up. Mi immagino sempre di più quel tipo di attività lì, proprio perché si sta cercando di creare sempre delle esperienze più esclusive, un po' più custom made, e quindi secondo me andremo un pochino su questo tipo di attività qua. L'ospite può scegliere che emozione gli dà una certa canzone, e rispetto, se tutti immaginano amore diventa rossa, tutti immaginano serenità diventa blu, e quindi l'artista magari accetta e diventa parte del pubblico e fa in modo che il pubblico possa scrivere e possa raccontare un pochino di più il suo stato d'animo in quel momento. Non dico che la luce sia arrivata, perché può sempre variare, però se io penso negli ultimi 15 anni, sì, abbiamo cambiato sorgenti, abbiamo trovato il modo di stringerla di più, di allargarla di più, siamo sempre un po' lì, no? La luce quello fa, ogni anno esce una novità, è più bello, è più figo, fa più luce, stringe di più, ha quell'effetto in più. Secondo me sarà proprio più una cosa di approccio che cambia, più che di tecnologia vera e propria. Parliamo di LED versus luci, ma mi piace di più chiamare LED featuring luci. Non è una sfida, è inutile che giochiamo a chi spinge di più. Un solo LED oggi non dà più un'emozione, solo luci oggi dà un'emozione a una generazione più in là, diciamo. I ragazzi giovani di oggi hanno bisogno di contenuto, lo creano, lo consumano, lo mangiano, lo divorano. Nel momento in cui vedono uno show, vedono un'esperienza, hanno bisogno di nutrirsi di contenuto. Quindi è impossibile, è anacronistico pensare, secondo me, di tornare a fare show solo di luci. È sempre interessante trovare un balance. Quindi se parliamo di televisione, il balance è la questione di luminosità, ok? Se parliamo di live, il balance è riuscire ad avere nel nostro storytelling di show dei punti in cui le luci vincono o il LED vince. Sicuramente il concetto del lettering è una cosa che funziona molto per bilanciare, usare il LED come un amplificatore emotivo, come un elemento che ci aiuta a trasmettere l'emozione e il concetto che vogliamo dare, senza però saturare tutto di luce e quindi appiattire il tutto. Sicuramente i trasparenti, i crystal, sono una buona soluzione perché ci permettono di creare un layer in mezzo, ci permettono di avere un altro layer di luci dietro, quindi una tridimensionalità ancora maggiore. Lavorare con delle luci da dietro, se inquadrate bene, ci fa vivere come se fosse quasi un overlap, perché ci fa perdere la sorgente, che è un po' la cosa che non ci piace sempre della luce. Io penso che una buona direzione creativa sia la soluzione per trovare un balance tra LED e luci. La luce è un po' come se fosse un dialetto, ti dà una sfumatura, ma non posso fare un trattato medico in dialetto, mancano le parole, mancano i concetti, mi serve per forza avere un pezzo di LED. Sì, in realtà ho due grandi passioni, le luci e la cucina. È vero, sono due passioni che sono nate entrambe in età preadolescenziale, 10, 12, 13 anni. Non so perché siano nate queste due passioni. Mia famiglia, i miei genitori fanno dei lavori che non c'entrano niente. Mio papà ha un ingrosso di frutta e verdura e mia mamma fa la maestra a scuola, quindi sono proprio due passioni che non c'entrano assolutamente niente. Poi per una serie di vicissitudini una delle due è diventata un lavoro e è ancora una passione, assolutamente sì, la luce è ancora una passione, ma è vista ed è letta ed è soprattutto vissuta in modo di lavoro, quindi con dei ritmi, con delle scadenze, con delle tempistiche molto più rigide, molto più serie. Ci trovo molti punti di connessione tra queste due passioni. Entrambe sono
passioni che necessitano di preparazioni molto lunghe. Quando uno cucina fa una linea, esattamente lo stesso ragionamento c'è nel nostro lavoro. Più una persona è precisa, quindi mi sono battuto tutti i preset, più poi quando andrò ad assemblare il piatto riesce a essere efficiente, riesce a essere rapido, riesci a dare, a tirar fuori esattamente quello che hai in testa. La ciliegina sulla torta che ci metto io è il non seguire le ricette, in entrambi i casi. Soprattutto in cucina sul salato, perché sul dolce se non seguo le ricette è un disastro, e nella luce il fatto di riuscire sempre, provare sempre, perché non sempre ci riesco purtroppo, a inserire quell'elemento custom made, quell'elemento un po' improvvisato, un po' buttato lì, un po' non immaginato. Nel momento in cui faccio un progetto lo penso, ma poi quando lo accendo c'è sempre quella cosa che cavolo, non ci avevo pensato, se faccio così viene davvero una roba figa, magari per quel pezzo, magari per quel momento. Se io dovessi fare 10 concerti, 20 concerti in un anno, a un certo punto per forza di cose la mia creatività non riesce a rigenerarsi con lo stesso tempo in cui viene risucchiata. Il fatto di variare mi piace, mi funziona e rispecchia anche molto il fatto che essendo giovane, non più giovanissimo purtroppo, ma comunque giovane nel mondo dei light designer, non ho ancora un po' scelto davvero cosa voglio fare tra 10 anni. Cioè tra 10 anni vorrei che Q diventasse lo studio più performante a far cosa? Boh, non lo so. E quindi cerchiamo di fare tante attività diverse.